Allora, io comincio a passare la palla a ognuno di voi. E voi mi fate le domande, va bene? Voi siete giocatori di rugby, spero, non giornalisti. E la bruttezza che non mi fa parlare? No? E allora? Dai, primo, vai. La prima volta che hai giocato a rugby, in che squadra hai giocato? La prima volta che ho giocato a rugby è stato quando avevo 17 anni nel mio club in Argentina che si chiamava Estudiantes del Paraná, tanti anni fa. E mia mamma non voleva che io giocassi a rugby perché diceva che era troppo violento. E allora io giocavo a basket e dovevo cercare di trovare un motivo per non giocare più a basket e cominciare a giocare a rugby. Allora io un giorno, non dovete farlo questo, sono andato, ho spinto l'arbitro di basket, mi hanno sospeso a vita e così sono andato da mia mamma e le ho detto mamma adesso non posso più giocare a basket, devo cambiare sport. E così ho cominciato a giocare a rugby. Però è la prima volta che avevo io ragione, non la mamma, perché normalmente aveva sempre ragione la mamma. Vieni. Però non lo dovete fare voi, perché sennò guarda che ci sono i video, se so che qualcuno lo fa vi vengo a trovare. Vai. Bravo. Hai mai avuto paura di un avversario? Paura penso che non ho mai avuto, perché quello che mi piace è sempre che ho voluto. Rispetto però sì, e tante volte che pensi, che entri in campo, che pensi, sai, o che vai a giocare con una squadra che pensi che è meno forte, finisce che ti dimostra che sono meglio di te e lì comunque impari anche a rispettare di più quello che c'hai di fronte, però paura mai avuta. La prima volta che hai giocato al rugby ti è piaciuto dall'inizio o ti ci è voluto un po' per abituartici? Quando io ho iniziato a giocare al rugby a 17-18 anni, che era un po' tardi, io c'era un allenatore, Adrian si chiamava, che diceva che io dovevo giocare in prima linea. E essendo nuovo in questo sport, giocare lì davanti, sai, fai le prime partite che stai col collo che non ti muovi più. Allora io dicevo no, ma io voglio giocare a seconda linea, io voglio giocare a seconda linea. E niente, lui mi diceva no, devi giocare in prima linea, però devo essere sincero che all'inizio non volevo più giocare lì davanti. Però alla fine ha avuto ragione lui e mi diceva che io dovevo essere un pilone perché avevo tutta la stazza del pilone internazionale, di quello che sarebbe stato il pilone internazionale e le ringrazio fino adesso perché se sarei rimasto in seconda linea mi sa che sono più largo che alto e non avrei mai giocato seconda linea a alti livelli. Qual è il tuo cibo preferito? Come si vede sono tanti, però penso che i dolci sono la cosa che più mi piace. Il creme caramel, il dolce latte, che è una cosa che si mangia in Argentina. Penso che il dolce per me è un problema. È sempre stato un problema con le diete che dovevamo fare, però me la sono sempre cavata abbastanza bene. Come si motivano i compagni? Penso che sia una cosa che deve nascere da dentro. Penso che a volte ci sono leader naturali, che le persone li seguono per quello che fanno in campo e per quello che sanno trovare le parole giuste nei momenti giusti, però penso che un giocatore deve giocare prima di tutto per la maglia, ricordarsi che quando gioca in uno stadio che ci sono le persone che sono lì fuori, devi pensare che quella è casa tua, che tu sei lì per difendere quello che è tuo quando giochi in casa, quando giochi fuori casa devi difendere la tua maglia e devi giocare per quelli che ti stanno guardando o allo stadio o da casa e soprattutto a volte sai, qualcuno ha perso qualche persona e sai sempre che quello ti sta guardando, allora devi giocare per fare orgogliose quelle persone che sono lì. Che cosa ne pensi delle Olimpiadi a Roma nel 2024? Penso che farlo a Roma sarebbe perfetto perché è una delle capitali del mondo dove tutto il mondo vuole venire, chi va in viaggio vuole venire a Roma perché è una delle città con più storia penso nel mondo e sarebbe bellissimo avere dei giochi olimpici nel nostro paese, mi piacerebbe tanto che sia a Roma per quello che rappresenta per questo paese e per quanto importante sarebbe per l'Italia che sta cercando da un bel po' di avere questi eventi qua e penso che ce lo meritiamo per tutto quello che questo paese ha fatto per lo sport.
Secondo te cosa significa indossare la maglia azzurra? Io ho avuto la fortuna di giocare tante partite per l'Italia. Ogni volta che metti quella maglia devi pensare che è l'ultima e devi sempre lasciare tutto perché non sei solo te, tu stai rappresentando un paese, stai rappresentando delle persone del movimento ed è veramente emozionante usarla, cantare l'inno davanti a 80.000 persone, 60, 70, 20, quello che è. Penso che sia il sogno di qualsiasi di noi giocare in nazionale, o no? È anche il vostro o no? Non mi avete risposto tutti? Sì. Ah, eccolo là, vai. Adesso vi posso fare io una domanda a voi? Ma sarete sinceri? Avete la fidanzata? No. Guarda che state ridendo tutti, che bugiardi. Tu, guarda, con quella fatta tu ce l'hai sicuro, sei diventato rosso, guarda. Ok, come si chiama? Dai che la portiamo adesso quando faremo le Olimpiadi, la portiamo a Roma, adesso facciamo qua i video. Chiedi, per favore, dateci 2 biglietti per quando farete le Olimpiadi, cosa che porta la mia fidanzata che si chiama? No, è che diciamo mi ha lasciato lei. Ah! Ma sei giovane, non ti preoccupare. E dopo, se no, dopo ti do il numero, ti trovo io una. Va bene? Ma dopo ci puoi fare un autografo? Ti posso fare un autografo? Sì. Ovviamente. Sono 5 euro autografo però. Va bene. 50. Anche 50 se ti posso pagare. Bene, perfetto. Allora 50 euro. Sulla fronte.